Poi fa più o meno il giro di prima, perché il petrolio pesante ce l'ho lì, quindi poi vieni qua. Guarda, ma fai benissimo tutto da solo, bravo. Importante che mi lasciavi libero questo. A posto. A me piace di più. Il petrolio pesante lo dobbiamo portare lì. E lo farei viaggiare a livello 2, perché lo 0 passa al vapore, all'1 passa l'acqua acida. Qua su al 2 passa qualcosa? No, quindi il 2 è completamente libero come livello. 1 e 2, senza che ti attacchi. Vieni di qui. Ok, qui al centro. Così, senza che ti attacchi, ma arrivi qua. Connettore fluidi. Così. Deve venire di qua. Ok, ho fatto un piccolo cambio per l'idrogeno perché non sono convinto che con 3 priorità funzioni. Con 2 invece non ho la certezza perché già l'ho utilizzato da altre parti. Quindi sempre a livello 0. Esce, qui c'è un connettore. Il primo idrogeno mi va all'unità di cracking, questa qua. Bilanciatore fluidi. Priorità a sinistra e destra. Quindi viene questa unità di cracking, a quest'altra unità di cracking. Quando avanza l'eccesso mi va qua. In questo modo mi sono liberato l'uscita questa di qui davanti per il petrolio pesante, che mi piace di più. Fallo viaggiare, non ti attacca, livello 2, direttamente qua. Arrivi fino a qua, giri. E scendi giù. Ok, quindi a livello 2 ci viaggia il petrolio pesante che dal distillatore fase 1 si fa tutto il complesso fino ad arrivare a questa unità di cracking. Che però gli devo dare la ricetta giusta, non voglio che mi diventi altra nafta e gas combustibile, ma mi deve diventare altro diesel e gas combustibile. Mannaggia me. Quindi il petrolio pesante mi diventa altro diesel e gas combustibile. Quindi io ho di avanzo 18 gas combustibile, non più quelli che vi dicevo prima, cioè 12, ma 18, quindi meglio. Funziona ancora meglio sta caldaia, non un ciclo ogni 6, ma un ciclo ogni 4. Ah, era ripartito. No, non te toglie pausa, è vero che è tutto in modalità pianificazione. Però sai com'è. Quindi abbiamo libero il livello 3, sul quale ci farei viaggiare, non ti attacca, il gas combustibile. Quindi tu vieni qua e mi arrivi qua e te fermi qua un attimo. Uno, due, tre. Tu sali qua, così. Connettore fluidi 1, 2, 3. Così. 1, 2, 3. No. 1, 2 e 3. Parte a livello 3. Non ti attaccato, ho detto vieni qua. Ti attacchi qua. Perfetto. Viaggiando qui sopra a livello 3 si riunisce qua il gas combustibile e me lo riporti giù. 1, 2 e 3. Senza che ti attacchi, me lo porti qua. Ok, quindi qui abbiamo il vapore a livello 0 e il gas combustibile a livello 3. Va bene. Ci è rimasto libero il livello 4. Sul livello 4 ci viaggia il diesel. Ora devo radunare tutto il diesel insieme e metterlo in un posto comodo. Allora, io tutta sta roba voglio che un giorno sia raddoppiabile. Se faccio così, F,
No, forse è meglio così. Sì, dai, così mi piace. Allora, però, piccola modifica, questo non così. Questo dell'idrogeno non così. Ma mi reggerai verso l'interno. Magazzino fluidi di livello 2. Ci prendiamo. Vabbè, ci metterò tutti e due di livello 2, dai. Oh, in questo modo è simmetrico anche con i magazzini. Non so, ho spostato uno più a destra. Allora, così è tutto simmetrico. O sbaglio? Aspettate. Come dicevano i falegnami una volta, 100 misure in taglio solo. No, andava bene uno più a sinistra. Più a destra, scusate. Ok, ora è simmetrico. Ok, uno di due sarà del diesel e l'altro dell'idrogeno. Allora, qui mi viaggia a livello 4, abbiamo detto. Vieni qua, senza che ti attacchi, vieni al centro. Perfetto. Stessa cosa di qua. Connettore fluidi. No. 1, 2, 3, 4. Così. L'altro diesel è qua su in cima, quindi 1, 2, 3 e 4. Viaggi qua. Segui il tubo del petrolio pesante. E vieni qua. Connettore fluidi. 1, 2, 3, 4. Così. E vieni qua. 1, 2, 3. No, 5, 4. Arrivi qua. Connettore fluidi. 1, 2, 3 e 4. Anzi, qua 4. Fino a qua. Ok. Ed è così. Guardate, che spettacolo, che intreccio dei tubi, ma che spettacolo, guardate. Questo sì che è un vero impianto petrolchimico, eh. Quindi il diesel viaggerà tutto a livello 4, si raduna tutto insieme ed entra qua. Ok, e la stessa cosa ora faccio su quest'altro impianto. Non sono stato attento e non è secondario. Tu fai 36, tu fai 36, quindi dopo questo connettore sono 72 e questo deve essere di livello 2. Arriva qua 72 più 24, 36 più 36 più 24, 96, livello 2 anche qua ovviamente. Più altri 36, 132. Ma dovrebbe bastare il livello 2 fino alla fine in teoria. Sì. Quindi stessa cosa devo fare qua. Livello 2. Vieni su. Tu puoi essere anche livello 1. Ma tu sei livello 2. Tu puoi essere livello 1. Ma tu devi essere livello 2.
e anche tu sei a livello 2. E questo è quello del diesel. Famo fino a un 4,50. Possono sia importare che esportare. Allora, qua deve passare l'idrogeno. E poi andrà così. A livello 1 senza problemi. Uno è questo. E uno è questo dell'idrogeno. Non mi puoi importare, ma mi puoi esportare. Quindi dobbiamo portare il greggio, dobbiamo un attimino gestire la cosa dell'acqua e ci è rimasta soltanto la CO2 perché tutto questo processo perché arriva il coso? Il vapore? Va a capire perché non mi ha fatto il collegamento al vapore quando ho copiato. Boh. Dobbiamo portare fuori l'anidride carbonica in un punto solo, in modo che successivamente la posso riprendere. Anidride carbonica che avremo anche dalla centrale e quindi me la voglio portare su un punto in cui anche la centrale poi ci posso portare. Può viaggiare a livello 1 e venirmi qua, ad esempio. Si toglie qua. Va a capire. Vi sfido a capire quello che sto a fare. Ok. E anche l'anidride carbonica, questo tubo qua, su questo connettore e su questo tubo ci viaggia anidride carbonica che sono 24, 24, fa 48, quindi basta un tubo a livello 1. Per il momento la dobbiamo buttare. Me la piazzo su una ciminiera, ci vorrà quella grande per forza. Per il momento ma la piazzo così. E giù, ok. E anche la C2 l'abbiamo gestita. Allora, qua piazziamo la banchina della nave da carico. Dobbiamo piazzare i moduli fluidi, che saranno 4, perché il deposito merci ho messo quello di livello 2. Ah, c'è anche il modulo fluidi di livello 2, mi piace. Che fa 250. Questo non l'avevo considerato. Mi piace. Vai. 4 magazzini, moduli fluidi. Che spettacolo, ragazzi. Le banchine da carico sono bellissime. Poi qui ci metteremo la parte che ci farà l'acqua sia per la centrale sia per quanto riguarda il polo del diesel. Quindi te adesso mi vieni qua. Ma guarda te. Ho spianato tutto tranne quel pezzettino. Se stavi più a sinistra non è che mi facevi schifo, eh. Tipo così. Sperando che me vo a carta. Così. Questo mi consuma 120, questo 120 di diesel. A regime è 240. 240 è il tubo livello 3. Ma quello non è un problema. Allora, il vapore lo andiamo a gestire così.
l'ho fatto per entrambi i complessi, poi ovviamente all'inizio ne facciamo partire uno soltanto, abbiamo da questo complesso lo scarto di 18 gas combustibili che quindi ci attiva questa caldaia ogni 4 cicli, quindi ci fa 12, ma tutto il complesso ci vuole 29, quindi ci vuole una caldaia a supportino e ho deciso di farla con il cippato. Quindi qui arriva il GPL, il gas combustibile dal complesso, il vapore che manca ce lo darà questa caldaia a cippato. Qui c'è un bilanciatore che con priorità, come vedete, mi prende il vapore proveniente dalla caldaia a gas combustibile. Quando manca questo arriva in supporto il vapore generato da questa qua. Stessa cosa per l'impianto di qua, l'ho fatto proprio speculare, l'ho fatto. Ora dobbiamo portare il diesel, sì, il diesel, il greggio in maniera intelligente. Allora, qui ci ho impegnato il livello 0 e il livello 4. Qui il livello 0 è impegnato. L'acqua mi viaggerà di qui dietro, però mi deve tornare giù anche da qua. Allora, prima gestisco l'acqua di ritorno dal disgregatore d'acqua acida, che la faccio viaggiare, ma può viaggiare tranquillissimamente a livello del terreno, di verità. Non così diretta, ma mettiamo un bilanciatore così, fluidi. Ok, lo facciamo già a livello 1, l'acqua di ritorno dal disgregatore di acqua acida, quindi con priorità mi deve prendere questa qua, l'acqua. Se no me la deve prendere dal dissalatore che metteremo qua. Ho posizionato per ora solo la pompa perché voglio vedere un attimino come gira di qui il mondo. E essendo che starà più accesa questa probabilmente che le altre due, io darei come priorità che mi manda l'acqua a quella cippato. Di pinza attaccata, ma guardate, che sapevo io. Ok, così. Con priorità la mandiamo a questa perché è quella che starà un pochino più accesa. Il resto va a quella a GPL. A GPL, a gas combustibile, scusate. Quindi qui ci ho impegnato il livello 0, il livello 1 e quindi il greggio può viaggiare a livello 2. Dopo che mi ha superato magari sto tratto qua. Ma di verità qua i camion non ci devono venire. Ok, tutti e 4 i depositi l'ho riuniti insieme così con tubo livello 3 ovviamente. Mi viene in questo bilanciatore, la cui priorità sarà questa uscita, perché di qua verrà l'impianto dell'energia. È vero che senza diesel ci fermiamo, ma è anche vero che senza energia questo non funziona. Quindi io darò priorità alla centrale elettrica. Quando la centrale elettrica sta facendo energia, sicuramente questo funziona e a quel punto si prende il diesel, si prende il greggio. Quindi a sto bilanciatore me vado qua, la cui priorità sarà sempre quest'altra uscita. Ma comunque ci sarà sufficiente greggio per tutti. Allora te vuoi 60 60 120, quindi basta, no, un tubo livello 2 che mi torna indietro viaggiando sopra l'acqua, arriva qua, se almeno è anche coerente con il resto della costruzione. Così qua e t'attacchi qua e t'attacchi.
E così arriva il greggio all'impianto. Stessa cosa farà di qua. Cammina a livello 2, ma arriva a questa altezza qua. Connettore fluidi, che dovrò sicuramente ripiazzare un'altra volta. E t'attacchi. E ti attacchi. E qua proseguirà il greggio verso la centrale elettrica. Questi sono gli unici fumi inquinanti. Sta C2 la collego alla fine, ragazzi. Tanto prima finiamo di costruire tutti i fantasmi e poi avviamo tutto. Non so per quale stracazzo di motivo il gas combustibile l'avevo fatto salire a livello 4. Allora l'ho riposizionato a livello 3. Faceva una gobba inutile. Allora, livello 0 è impegnato, il livello 1 è impegnato, il livello 2 è impegnato dal greggio, livello 4 è impegnato dal combustibile, dal gas combustibile, quindi a livello 4 mi può viaggiare l'ammoniaca. Avremo 2 disgregatori di acqua acida anche di qua, o 1 o 2, quindi io porterei l'ammoniaca tutta di qua, così come lo zolfo. Ok, qua ho portato l'ammoniaca dell'alto disgregatore acido a livello 4. Sì, livello 4. Mi si stanno iniziando a intrecciare gli occhi. E qua mettiamo un sollevatore sfusi. Spostato di un pochino perché sennò ci impiccia. A livello 5. Ma guarda te, me frega un quadratino. La facciamo così. 2, 3, 4 e 5. Ok. Sì. E sopra ci abbiamo lo zolfo. Perfetto. Quindi ce lo riportiamo tutto di qua. Anche nella centrale avremo 2 disgregatori di acqua acida. Li uniremo tutti insieme e metteremo i serbatoi dell'ammoniaca e dello zolfo qui in mezzo. Ma questo collegamento dello zolfo e dell'ammoniaca lo facciamo dopo. L'unica cosa è che mi metto a ricordo, perché sennò batta a ricordare alla fine di tutto sto intreppamento che possa servirci. Ci metto 2 magazzini qua, ma proprio a ricordo, questo ci mettiamo l'ammoniaca e su quest'altro ci metteremo lo zolfo. Non ci dimentichiamo sto pezzettino, se no alla fine ci si intrippa comunque tutto lo stabilimento. Ah, a posto. Quando vi dicevo che all'inizio i complessi erano facili, avete capito che avevo in mente io? Mo' sì, che iniziano i complessi, quelli intripposi veramente. Comunque, questo è lo stabilimentino del
che ci produce il diesel con un pochino di idrogeno d'avanzo. L'unica ciminiera che ci fa del gas di scarico è questa della caldaia a cippato, il resto è tutto CO2 che ci possiamo gestire molto più facilmente, comunque inquiniamo un quarto e ora possiamo procedere alla realizzazione della parte per la centrale elettrica. La progettazione del complesso che ci andrà a generare l'energia elettrica per l'isola, per il nostro insediamento, per la nostra isola e tutte le sue attività lo vediamo nella prossima puntata ragazzi. Per oggi direi di fermarci qua. Grazie di essere arrivati fin qua, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like per supportare serie e canale, attivate la campanellina per non perdervi le prossime uscite su Captain of Industry e sugli altri giochi presenti all'interno del canale. In descrizione al video trovate i link dei miei social Facebook, Instagram e il link per accedere ai miei progetti. Una volta che ho terminato tutto vi inserirò sia questo del diesel avanzato sia la centrale quando l'avremo fatta. Grazie ancora ragazzi, buona giornata, alla prossima. Ciao!